Rembrandt Amerson van Rijn nacque il 15 luglio 1606 nella città universitaria di Leida, nello stesso anno in cui ad Amsterdam prese vita la prima banca centrale d'Europa. Figlio di un mugnaio benestante di religione calvinista, Rembrandt era il penultimo di ben 6 figli e probabilmente il nome che gli venne dato derivò da quello della nonna materna. Rembrandt trascorse gli anni della sua infanzia nella città natale e abitò nella casa di proprietà della famiglia, nella Veddesteg. Per volere dei genitori, l'artista ricevette un'approfondita educazione teologica, classica e storica. Abbandonata l'università, Rembrandt divenne allievo, per poco meno di 3 anni, di Jacob Jackson van Swanenburg. Nel 1624 aprì uno studio tutto suo nella casa natale. I soggetti delle sue prime opere sono tutti tratti dalla Bibbia e dal filone storico. In questo periodo si associarono a Rembrandt, ancora molto giovane ma già abbastanza noto, diversi artisti. Nel 1631 iniziò a espandere la sua attività ad Amsterdam. Nel 1634, evento chiave nella vita dell'artista, che sposò in quell'anno la figlia del sindaco, Saskia. Il pittore entrò così in una nuova fase della sua carriera definita barocca perché nelle opere di questi anni prevalsero il movimento, gli effetti di luce e ombra e lo studio psicologico dei personaggi. La Ronda di notte, anche noto come la Guardia Civica in marcia, è considerato uno dei maggiori capolavori del maestro olandese. Il dipinto rappresenta in primo piano il capitano Frans Benin Kok vestito di nero con una cintura rossa e il suo luogotenente vestito di giallo. Il quadro è un'istantanea del momento in cui il capitano dà l'ordine di cominciare la marcia verso un luogo d'azione o di ritrovo non precisato. L'artista raggiunse l'apice della sua carriera e il suo studio vide l'arrivo di sempre più allievi desiderosi di apprendere dal maestro. Diventato ricco e famoso, poté coltivare la sua passione per il collezionismo, impiegando per questo una notevole fortuna. A questa si aggiunse nel 1640 l'eredità dopo la morte della madre. Nel settembre del 1641 nacque il figlio Tito e l'anno seguente la moglie Saskia, gravemente ammalata, morì prematuramente. Gli autoritratti che il pittore realizzò in questo periodo sono densi nel colore e raffigurano l'autore in un'espressione seria. Rembrandt cominciò anche a interessarsi al paesaggio, interpretandolo o in modo fantastico o atmosferico o drammatico. La vita privata del pittore fu segnata in quegli anni da una nuova compagna, Hendrike Stoffel, e da liti e controversie con la nutrice del figlio Tito. Controversie complicate dopo il 1650 da una difficilissima situazione finanziaria. Nel 1656 l'artista rinunciò ai suoi beni in favore dei creditori e, quando la Camera dei Fallimenti fece un inventario delle sue sostanze, risultarono di sua proprietà opere d'arte e oggetti rari. Per risollevare la situazione, nel 1660 il figlio Tito, ormai grande, e la sua matrigna avviarono un commercio d'arte, ma nonostante questa nuova attività la famiglia fu costretta a trasferirsi in una modesta abitazione. Nel 1663 morì anche la seconda moglie e ormai pochissimi allievi restarono nella casa dell'artista. Dopo aver ritratto la famiglia del figlio Tito, Rembrandt concluse la sua vita di artista e di uomo spegnendosi il 4 ottobre del 1669. La pittura per Rembrandt fu la sua stessa vita. Esaltata da giovane, bulimica negli anni del successo, depressa dopo il fallimento finanziario conseguente alla sua avidità collezionistica, questo grande artista riassunse in modo emblematico la sua epoca, il secolo d'oro, un lungo periodo di scontri fra guerra e pace, un periodo durante il quale il commercio, le scienze e le arti olandesi furono tra le più acclamate del mondo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!